Cambogia ho trovato una scuola costruita interamente con spazzatura e materiali riciclati, dove i bambini poveri in questa remota area del mondo possono studiare gratuitamente e anzi diventano esperti di riciclo, imparando a trasformare ad esempio un pneumatico buttato per strada in una sedia. Ciao, io sono Damiano Crognali, sono giornalista e mi sono recato sul Parco Nazionale del Monte Kirirom in Cambogia, a circa 3 ore dalla capitale Phnom Penh, per vedere coi miei occhi la Coconut School. Questa è una scuola dove i bambini non pagano, ma invece aiutano a costruire questa scuola con i materiali riciclati, ma è un'attività didattica perché proprio grazie alle competenze acquisite con il riciclo, come utilizzare i materiali che possono essere riciclati, si sviluppano delle idee creative che poi li renderanno degli adulti migliori. Questa è l'idea di Van Dai Uk. È un ex manager con la passione del riciclo che ha costruito con le proprie mani questa scuola in questa foresta dove i bambini poveri non potevano studiare, e lo ha fatto utilizzando gli alberi di cocco, da qui il nome della scuola, e poi bottiglie raccolte per strada, tappi, copertoni delle ruote e altri oggetti buttati via che sono stati raccolti e trasformati in questa scuola. When I was 28, I have a dream. Because when I travel around Cambodia, I see more children, they grow up without school and they don't understand about environment and they don't think their life need nature to be clean for next life. So I start a dream. My dream, I want to change the mindset of children to take care environment and love nature and have school for change their life every day. This is my dream. Ho passato 2 settimane viaggiando per la Cambogia ed esattamente come Van Dai ho visto questi 2 problemi a cui pochi purtroppo sembrano prestare attenzione. I bambini poveri aiutano le famiglie chiedendo soldi ai turisti anziché studiare, e l'altro è che in troppi buttano la spazzatura per strada, nei fiumi o tra queste montagne, e qui il concetto di riciclo è pressoché inesistente. E in questo contesto è nata la Coconut School. Attualmente ci sono 163 studenti, scuole bambini piccoli, quindi scuola primaria, e ragazzi più adulti, scuola secondaria. Si studia inglese, letteratura Khmer, quindi letteratura cambogiana, matematica e soprattutto quello che si studia sono competenze del riciclo. Tra queste aule, recuperate da caravan abbandonati e con pareti fatti di pneumatici verniciati, così come le sedie, i bambini imparano, oltre che a leggere e scrivere, anche come riciclare gli oggetti. E questa competenza è molto importante perché pensare che cosa si può fare con i tappi oppure queste bottiglie sensibilizza i bambini sull'importanza del riciclo, a prendersi cura del loro ambiente, ma soprattutto li aiuta a sviluppare il potere dell'immaginazione. Recycle skill is very important. You know, when you go into school, school provide you a knowledge, right? But recycle skill, it means take a deep imagination of the kid. Because recycle skill need a good idea, good thinking from the children. When I collect the children together, I let them play with the trash. So they can play many kind, many way, right? So they teach me. So when I collect the trash, I teach them how to recycle those trash. That's why you see all those pictures, it means more idea combined together and called recycle skill. You know, 700 bottle, I use it. Million of bottle to be a wall. Million cover cap to be a decoration. So I don't throw away, but I use it. So I stay with it, I use it. Prima di andare avanti volevo segnalarti che ho aperto un canale esclusivo, un gruppo WhatsApp gratuito, privato, in cui possiamo avere un contatto diretto su queste storie che racconto, ma è anche il luogo dove documento il percorso che sto facendo da giornalista a creator, che per me significa avere una carriera da giornalista, continuare a fare il cronista, ma in maniera indipendente dai media tradizionali, radio e TV. E inoltre condivido consigli e informazioni utili per chi vuole fare lo stesso. L'altra è che ho aperto una versione ad abbonamento del mio canale YouTube, dentro ci trovi anche un'intervista, una lunga intervista esclusiva a Van Dai, che è il protagonista della cronaca che stai guardando, dove sono andato molto più in profondità nella sua storia e che mi è servita poi di preparazione al video che stai guardando. È tutto, ricordati per favore di iscriverti al mio canale YouTube e agli altri canali social dove
stai guardando questa storia o dove mi trovi, perché questa azione mi permette di ampliare la portata e la diffusione di queste cronache dal mondo. E adesso ritorniamo all'incredibile storia di Van Dai e della Coconut School. Persino i secchi della spazzatura sono fatti con materiali riciclati, nello specifico da copertoni di ruote, che diventano degli artistici secchi della spazzatura. ក្នុងសពអីទៀតមានអារម្មណ៍ថាស្អាត អ្នកថាអំភើឲ្យអស្ចារ្យដែលកងខ្មែរក៏ប្រកាសស្លាបានយ៉ាងស្អាត He is good. He's very good and he's good. His teeth are like the poor people a lot. They are from 6 years old to 12 years old. With 5 teachers, we have 12 toilet, we have cleaning place, clean hand, we have canteen for eating, we have 6 classes, we have coffee shop, we have library, and we have playground for the kids. So this is we work with the community, provide a good place. You know, when you set up the classroom, please make the children happy to be school. If the children bored with school, they don't come to school. So the school is very make the children happy. So when the children happy, they can come to school without food sometimes. Because they want to play, they want to join with the school. My students sometimes they miss the breakfast because we don't have much money to buy the breakfast, but we don't miss school. Hanno costruito la scuola con la spazzatura, ma non solo, anche una caffetteria dove i visitatori, in tanti che giungono qui, possono prendersi il caffè e sostenere così economicamente questo progetto. Questa è la bellissima caffetteria completamente costruita di materiali riciclati. Sono riciclati anche i vecchi televisori, che si possono vedere qua in cima. E ci sono anche dei quadri, delle targhe, ma soprattutto tutti questi tappi che servono a decorare questa caffetteria. E le persone che vengono qui possono prendersi un caffè, consumarlo appunto nella caffetteria. E si contribuisce così a finanziare la scuola. I giovani studenti della Coconut School praticano anche la meditazione una volta alla settimana su questo pavimento realizzato in bottiglie di vetro e sabbia, tutto molto resistente ma che al tatto trasmette anche una piacevole sensazione che ti fa sentire un Buddha. Every day I always commitment say learn for Cambodian. Learn for Cambodian. What does it mean learn for Cambodia? Study for your country. Study for your country. Commitment. Study for Cambodia. Study for Cambodia. Not for yourself. Because Cambodia need people smarter. Study for Cambodia. You know, I use knowledge not for my family, not for myself, but I use knowledge, my skill for the world. Qui in Cambogia l'età media è di 25 anni e di solito a 15 anni i ragazzi e le ragazze iniziano a lavorare ed è per questo che la Coconut School è diventata un faro di speranza. La gente si reca il weekend qua su in cima in questa montagna per aiutare in qualche modo questo progetto che offre anche un'educazione di qualità ai bambini che prima qui non se la potevano permettere e al tempo stesso stanno promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale tra le giovani menti qui in Cambogia. I came here before because I love the way that Bangladesh is doing, and I have been coming here for like 5 years already since he first started the Coconut School until now. What are you doing? I just joined hand with the boy to create and to recycle the rubbish into something that is creative. Ma per iscriversi alla Coconut School ogni bambino deve impegnarsi a non chiedere più l'elemosina ai turisti, ma invece possono pagare qui con i rifiuti raccolti. E tutto questo ha dato una speranza a molti di loro che possono così sognare di diventare qualcuno. So this one is the English class. What do you want to do? I want to Cocker. Chef cocker. Good.
You? I want to be? Policeman. You, what you want to be? Teacher. English teacher. Which, what? Khmer teacher. Do you write well? This is the power of the good thing. Do the good thing is the best for Cambodian. Perché un'azione apparentemente piccola come questa di Van Dai può avere un impatto significativo, ispirando un cambiamento in tutto il paese, e stiamo parlando di uno dei paesi più poveri al mondo. Se ti è piaciuta questa cronaca, mi raccomando, supporta questa iniziativa qua in Cambogia e aiuta questi ragazzi che stanno provando a costruire il loro futuro con una donazione, e iscriviti al mio canale che ha l'obiettivo di condividere queste storie dal mondo. Io sono Damiano Crognali, Hirirom National Park, Cambogia. Ciao!